Apple Store di Londra. Allora, ovviamente Apple Store, cioè, se qualcosa funziona tanto, andiamoci un attimo a dare un'occhiata, se c'è un del Feng Shui positivo. Allora, io non so se qua, diciamo, c'è uno studio di Feng Shui a monte, anche se più andiamo in alto dell'economia, io spesso ci trovo persone intelligenti che fanno delle analisi, quindi o hanno delle intuizioni o c'è un marketing urbanistico di mercato che in qualche modo individua, cioè si avvicina ai nostri concetti. Fatalità, però, ci sono tante cose che funzionano. Quindi vediamo, allora, Apple Store, qua vediamo già il suo ingresso e io guardo la locazione, dov'è? È questa Regent Street. Allora, la Regent Street a Londra è una delle, diciamo, strade più ben vista, dei benestanti, dove ci sono tutti i negozi, quelli che costano di più, quindi stiamo già parlando di una roba, un posto molto ricco. Però perché ha così funzionato? Considerate che questo Apple Store è il numero uno in Europa, cioè quindi è la sede centrale della Apple. Allora, vedo subito dalla pianta che c'è una leggera curva che gioca, una strada che continua, vedete, ma si assetta in questa curva e il punto di picco della curva è proprio l'ingresso. Già qua è un grandissimo segno. Non è una curva eccessiva, non è una curva che spinge in modo vorticoso, come abbiamo visto prima negli esercizi, è una curva delicata che però arriva da diverse arterie di strade e in quel punto c'è il picco di spinta, giusto il picco di spinta. E qua ho detto, siamo messi bene, è già un buonissimo segno per analisi Feng Shui di una situazione prospera. Tra parentesi c'è questo Regent Park, che è un grande parco che c'è nella parte, diciamo, più in alto, che passa all'interno di questa Portland Place, che è appunto la zona centrale, prima di arrivare a Regent Street, dove c'è il negozio. Perché parlo del parco? Perché il parco è un punto di C puro, pulito, di alberature, di movimento. È come dire, non è che si collega a qualcosa che appunto parlavamo prima di elementi che possono essere no, nocivi come realtà. No, è un parco, quindi in qualche modo arriva anche un'energia buona di fondo e questo siamo a due. Anche questa Little Argyle Street, che gli va proprio di fronte, anche questa ha un'ulteriore spinta che va verso l'ingresso. Ovviamente prima di arrivare incontra una strada a doppio senso, quindi non è che è una T questa è una strada piccolina che arriva in un flusso importante che già spinge e gli dà un'ulteriore spinta per l'arrivo e quindi dà un contributo. Ma la chiave, ragazzi, cos'è qua? È queste quattro arcate enormi. Quattro arcate enormi, queste vetrate che fanno una bocca di C molto importante che assorbe tutte queste spinte e le fa entrare dentro. Non solo che questo l'hanno visto in pochissimi, l'edificio è lui stesso arcuato. Notate che è lui stesso che fa da ferro di cavallo, da quattro animali, no? Da braccio, e quindi coinvolge maggiormente il C in queste quattro arcate che vengono a defluire all'interno e in qualche modo portano, diciamo, il C internamente. Ora, da dove arriva il C? Allora, la strada è una strada che passa di qua, va su così a doppio senso, va così a salita, siamo in Inghilterra. E cosa fa? Quindi passa di qua ed entra dentro di qui con questa spinta, quindi si muove in senso orario. Quindi il senso orario è un senso caricante, attivante. C'è un open space importante che catalizza tutto questo flusso al suo massimo, c'è questo movimento che per fortuna che lo concentra perché sennò sarebbe per me anche troppo, cioè è troppo. L'Apple lavora molto con questi banconi, tu vedi l'oggetto, come dire, ti incuriosisci perché questo campo così aperto? Perché c'è massa di persone. Quando c'è l'open day di un nuovo prodotto arrivano tutti lì. Quindi c'è veramente la possibilità di uno spazio così già carico di contenere movimento. Però perché c'è questa intelligente mossa? Perché l'eccitazione che dà uno spazio grande col movimento porta a una frenesia e la frenesia è la frenesia del comprare, no? E quindi in qualche modo si utilizza questo tipo di movimento anche per accentuare, accelerare questo concetto. Anche se devo dire il tutto è stato mitigato intelligentemente dalle alberature interne che fanno da filtro e rallentano il campo, se no sarebbe stata una situazione a mio avviso un po' troppo, cioè è tanta tanto il palazzo è un palazzo ricchissimo,
È un palazzo che risale questo dal 1895 al 1927, il periodo della costruzione urbanistica. Io ho potuto andare a vedere però l'analisi per guardare il C del cielo, quindi ho iniziato a guardare cose che adesso voi non ci capite più di tanto, ma ho visto l'inaugurazione che è il 20 dell'11 del 2004, che è il periodo 8 e fatalità, signore e signori, ha doppio 8 al fronte, cioè due stelle fortunatissime fino al 2024, quindi adesso in avanti hanno avuto un exploit, a mio avviso adesso la situazione scenderà un po' in quel negozio lì, lentamente ma scende, perché l'esploit è stato, e non è che qua io mi stupisco di una scelta del genere e un'inaugurazione fatta nel 2004, perché mi stupisco? Perché se l'avessero fatto un anno prima, cioè esattamente nel 2003, saremmo cascati nel periodo 7 e adesso piano piano scopriremo che capirete avrei avuto diversi problemi qua a livello di stelle, cioè qua dei problemi sull'economia, sulle relazioni con le persone, qui hai sì, un flusso comunque non così ricco come per esempio questo. Quindi io non so se questo è stato uno studio che è stato fatto a monte con il tipo di ingresso e inaugurazione, perché il Feng Shui guarda l'inaugurazione, quindi stabilisce questo, o fatalità è stata quella fortuna di un palazzo comunque già ricco di per sé in un centro storico molto famoso e quindi costoso che funzionava perché c'era il nobile, c'era la casata, quello che volete. Però ecco, questo era un esempio di architettura Feng Shui che almeno incominciamo a far vedere che esistono analisi ed è questo quello che interessa a me, cioè riuscire a trovare questo tipo di risposte.